Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa quinta parte del tutorial sui parametri TL e small. Ricordo per chi fosse per la prima volta a seguire cosa sono questi parametri TL e small. Sono un insieme di specifiche che definiscono le caratteristiche elettromeccaniche o di drive dell'altoparlante in genere, ok? Cos'è questo QMS? È una misura senza unità, appunto adimensionale, che caratterizza lo smorzamento meccanico dell'altoparlante, il quale sarà aggiunto a quello elettrico QS, come abbiamo visto nel tutorial del QTS, ok? Ovviamente Q sta per smorzamento, M meccanico, S sistema, quindi smorzamento meccanico del sistema. L'importanza del QMS, forse tra i parametri, è quello meno importante. Difatti incide in misura molto minore rispetto a quello elettrico, come abbiamo visto appunto nel tutorial sul QTS, e quindi ne consiglio vivamente la visione eventualmente, ok? Ricordo anche, sempre per chi fosse per una volta a seguire, cos'è questo parametro, la sua natura in un sistema oscillante, il rapporto tra la sua energia immagazzinata e quella rilasciata. Un sistema con un alto valore di Q immagazzina molto più energia rispetto a quella rilasciata in ogni ciclo, mentre ovviamente un sistema a basso valore di Q dissipa più energia rapidamente. L'impatto sulle prestazioni quindi è notevole di questo Q, quindi un valore adeguato di Q garantisce una risposta più rapida, più equilibrata, come anche una riduzione delle distorsioni, ovviamente. Ok? In questo grafico è rappresentato come il Q varia, e nel farlo, quando aumenta, nella fattispecie quando tende a superare l'unità, immagazzina più energia, ok? E nel farlo assume anche un certo guadagno, e questo guadagno lo possiamo leggere sulle asse dell'ordinata che è espressa in dB qua, sostanzialmente ciò che abbiamo visto e letto prima, ok? Bene, arriviamo alla sua formuletta. Anche in questo caso ne possiamo incontrare due, dipende cosa abbiamo a disposizione, cosa si ha a disposizione. In questo caso si ha la FS, in questa la CMS, ovviamente sono equivalenti. Noi faremo riferimento a questa prima perché ho notato che è più facile ricavare le formule inverse, né più né meno, ok? I fattori presenti non ci sono sconosciuti, troviamo sempre il nostro doppio greco, rappresenta un ciclo con beni radiante su 360 gradi, ovviamente. Ci serve per traslare anche dalle pulsazioni come capiccola frequenza, la nostra FS, per la nostra frequenza di risonanza, ovviamente, la MMS, massa mobile movimento delle parti, inclusa l'aria, la CMS, cevolezza meccanica delle sospensioni, come tutti sappiamo è l'inverso della rigidità, questa cedevolezza, ed infine l'RMS, che è nient'altro che la resistenza meccanica, ovvero le perdite della sospensione o qualsiasi forza di opposizione al movimento del cono, come può essere l'attrito o di altro tipo, ok? Bene, quale considerazione possiamo fare osservando questa formuletta? Bene, diverse ne possiamo fare in verità, che la FS e la MMS, essendo al numeratore, sono direttamente proporzionali al valore di QMS, pardon, ok? In quanto più sarà bassa la FS o la MMS, più sarà basso il QMS e quindi maggiore sarà lo smorzamento. Che la RMS è inversamente proporzionale al QMS, in quanto minore saranno le perdite meccaniche, maggiore sarà il suo valore e quindi minore sarà lo smorzamento. Che a parità di QMS, quindi costante, la FS e la MMS saranno inversamente proporzionali. Allora, partiamo da questa ultima considerazione. È chiaro che se la FS e la MMS sono direttamente proporzionali a QMS, è ovvio che se aumento la FS, la MMS la devo abbassare a partire dal QMS. O meglio, se abbasso uno devo aumentare l'altro. Ma ritorniamo alla prima considerazione. Il valore di QMS è direttamente proporzionale all'FS e all'MMS. Cosa vuol dire? Che se voglio aumentare il QMS, devo aumentare la FS,
ma dovrei aumentare anche la MMS. Ma quando la FS si abbassa o la si vuole abbassare, ok? Io devo aumentare la MMS. Quindi non è proprio così banale gestire il QMS. Difatti si va a agire anche sulla CMS, visto che la CMS contribuisce all'AFS, come abbiamo visto nel suo tutorial, quindi anche in questo caso ne consiglio la visione. Non è così banale gestire il QMS, assolutamente no, ok? Solo nel caso della RMS è chiaro che minore sono le perdite meccaniche, cioè non ci sono perdite, è chiaro che lo smorzamento va di pari passo, ok? Cioè nel senso che aumenta il valore e quindi si abbassa lo smorzamento, ok? Però quando si va ad agire sulla FS e la MMS, che sono inversamente proporzionali, le cose si complicano un pochino, non è proprio così banale, perché poi bisogna tirare in ballo la CMS, ok? Quindi chi costruisce gli altoparlanti ha un arduo compito, ok? Bene. Ma arriviamo al nostro esempio di calcolo del QMS. Presupponiamo che il nostro altoparlante abbia una FS da 50, una MMS da 6 grammi, una RMS da 0,5 grammi su secondi. Ok, applichiamo la nostra formuletta, svolgiamo il numeratore, ovviamente 2π628, la FS è 50, 0,061 grammi, 50 per 0,06 è 0,3, 628 per 0,3 è 1,88. Abbiamo detto che la RMS è di 0,5, ok, facciamo questo rapporto, 1,88 diviso 0,5, e questo altoparlante, avendo queste caratteristiche, avrà un QMS da 3,77. Molto molto semplice, ok? Bene. E arriviamo alle nostre benedette formule inverse. Partiamo sempre da questa che abbiamo preso di riferimento, che è più semplice, come dicevo. Volendo ricavare la FS, dobbiamo fare il rapporto del prodotto di QMS per RMS, giustamente su 2π per MMS. Per ricavare la MMS, rapporto del prodotto di QMS per RMS su 2π per FS. Ed infine, volendo ricavare la RMS, sempre questo rapporto, del prodotto di 2π per FS per MMS su QMS. E credo di non aver tralasciato nulla, come spero anche di non aver commesso qualche grosso errore. Eventualmente me lo segnalate, correggiamo in qualche modo, aggiungiamo qualche nota da qualche parte. Come sempre consiglio, per chi fosse interessato a tali argomenti, di iscriversi al canale, non vi costa ovviamente nulla, fate solo quello che dite a me eventualmente. E nulla, come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!